Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo video mi mostro come è finito l'esperimento del piccolo progettino di cui avevo fatto spoiler nel video precedente, e cioè il sensore crepuscolare e il sensore di rilevamento pioggia, entrambi collegati al convertitore analogico digitale, collegato tramite seriale al Sonoff 4 canali, ovviamente Sonoff con firmware Tasmota. Quindi andiamo insieme a vedere come è finito l'esperimento. Eccoci alla prova sul campo, abbiamo il nostro Sonoff collegato alla 220, il modulino in cui abbiamo l'ADC a cui è collegato, la schedina che è collegata al sensore di pioggia e poi abbiamo il connettore che va al sensore crepuscolare. Il tutto collegato al cavo seriale che va al Sonoff. Ovviamente sul Sonoff abbiamo installato Tasmota e configurato per il modulo ADS. Vedete che ci sono i 4 ingressi analogici con il valore. Noi adesso stiamo usando lo 0, l'1, il 2 e il 3 invece sono aperti. Allo 0 c'è collegato il sensore del crepuscolare, mentre all'1 c'è collegato il sensore pioggia. Adesso il sensore crepuscolare ha poca luce che lo investe, abbiamo un valore relativamente basso, quindi proviamo a prendere il sensore crepuscolare, metterlo sotto la lampada, accendere la lampada e vedete che il valore sale, quindi sta rilevando più luce. Ovviamente quello è un valore di tensione proporzionale alla quantità di luce che investe il sensore. Se lo metto molto più vicino alla luce, vedete che aumenta tantissimo il valore. Se invece lo copro, il valore si abbassa. Quindi con questo sensore siamo in grado di valutare l'intensità di luce ovviamente nel campo, nel punto in cui è messo, e quindi possiamo far prendere ad OpenHub delle decisioni in funzione di questo valore, come ad esempio accendere e spegnere le luci notturne in base al valore dell'intensità della luce del sole. Passiamo adesso all'altro sensore, che è il sensore pioggia, che è il secondo valore analogico, che adesso è molto alto perché il sensore è asciutto. Questo sensore in teoria è sensibile all'intensità di acqua che attraversa la sua serpentina. Adesso prendo un po' d'acqua, gliela metto sopra e vediamo che il sensore è sceso molto di valore. Ovviamente poi man mano che si asciuga il sensore fisico, il valore risale. Quindi finché piove il valore tende ad abbassarsi e più piove, quindi più si bagna, più il valore è basso. Quindi anche questo è un valore che può far prendere delle decisioni ad OpenHub appunto in funzione dell'umidità, quindi dell'intensità della pioggia che c'è in quel preciso momento. Direi quindi che l'esperimento ha funzionato e quindi possiamo chiudere qua questo video. Nel prossimo video vi farò vedere come ho configurato Tasmota, tutti i passi che ho fatto per appunto arrivare ad ottenere quello che abbiamo appena visto. Per adesso vi ringrazio se siete arrivati in fondo a questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!